Rieccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi con i Wizard Tarot, e già ovviamente dall'inquadratura potete immaginare che appunto quest'oggi andrò a svolgere appunto una stesa a 13 carte, ossia appunto il Palazzo degli Dei. Che cosa andremo a chiedere quest'oggi a questo mazzo? Ho una storia segreta, clandestina, nascosta con un uomo sposato, comunque impegnato, fidanzato piuttosto che convivente, quindi un uomo che ha una compagna ufficiale. Come procederà la nostra storia? Ovviamente voi sapete che però il Palazzo degli Dei affronta una qualsiasi questione, quindi anche una questione d'amore, partendo ovviamente dal lontano passato per arrivare ad un passato appunto più recente. Analizza bene ovviamente il presente per poi appunto giungere al futuro immediato e ovviamente ad un futuro un po' più lontano. Quindi è una stesa che effettivamente con il Palazzo degli Dei dà una visione molto più ampia, soprattutto ragazze a livello temporale, di una determinata questione o faccenda. Io ho già fatto ovviamente una stesa similare circa un mese fa. Voi sapete che io come sempre rifaccio dopo un corretto lasso di tempo determinate stese, proprio per permettere ovviamente agli eventi di in qualche modo appunto prendere corpo, di concretizzarsi e di avverarsi. È chiaro che poi ovviamente passato appunto un lasso di tempo utile io rifaccio le stese, ma in modo da tenere semplicemente sotto controllo, diciamo così, come dico io, dare un'occhiata alla situazione. Allora, io inizio a mescolare appunto gli arcani, quindi per chiunque si sia sintonizzato per il principio di sincronicità su questo video, cerchiamo appunto di capire che cosa li aspetta per quanto riguarda appunto la storia nascosta, segreta, clandestina che sta vivendo con appunto una persona, un uomo impegnato. Cerchiamo di capire a che punto siamo di questa storia, come evolverà, quali ostacoli ci sono in particolar modo in questa storia, cioè che cosa impedisce effettivamente a quest'uomo di eventualmente prendere una vera e propria decisione, ovviamente optando per voi rispetto chiaramente alla compagna ufficiale. Cerchiamo di analizzare il suo ambiente professionale o lavorativo, il suo ambiente familiare, quindi quanto in qualche modo possa intervenire nelle sue scelte e quindi anche ovviamente di rimando per quanto riguarda il rapporto che questa persona appunto ha con voi. Allora, vediamo un po'. Perfetto.
Perfetto. Allora, il mazzo lo appoggiamo qui in questa posizione. Allora, iniziamo immediatamente con la prima posizione, ossia la carta del passato, ma un passato più lontano, quindi da ovviamente qualche settimana fa sino ad arrivare a qualche mese fa, quindi un passato un po' più lontano tra voi e questa persona. E qui abbiamo l'8 di coppe. Allora, questa persona ovviamente, vivendo due storie parallele, l'8 di coppe ci parla appunto di due storie vissute in maniera più o meno equilibrata, parallele. Due storie di uguale importanza, perché l'8 di coppe è una carta di grado appunto ottavo, che è dato da 4 più 4, quindi due appunto storie solide presenti nella sua vita. Le carte di grado 4 rappresentano appunto delle storie importanti, delle storie solide che hanno delle radici da un punto di vista sentimentale, emotivo, anche economico. Ecco, di fronte a questa situazione abbiamo l'8 di coppe. Cosa sta facendo questo giovane mago? Sta fuggendo. Quindi questa persona in passato potrebbe essersi allontanata da voi, o potreste averlo sentito, notato più freddo, più distaccato, proprio perché questa persona ha riflettuto tanto, magari non ve lo ha palesato a chiare lettere, ma questa persona ha riflettuto sull'allontanarsi da voi. Questo è poco ma sicuro, Non stiamo parlando, ragazzi, della storia con l'altra donna, stiamo parlando della storia con voi. Quindi questa persona ha attuato un comportamento di allontanamento o ha riflettuto su un allontanamento da voi. Ok? Perché? Non perché non ci fossero sentimenti, parliamo di coppe. I sentimenti ci sono come, ma questa persona non è riuscita a gestire appunto in maniera equilibrata entrambe le storie e quindi ha pensato bene in qualche modo di allontanarsi da una delle due, quella che era più semplice da, tra virgolette, mettere in stand-by o eliminare. Quindi nel caso in cui ci sia stata una rottura fra di voi, un allontanamento, anche magari di diverse settimane, la ragione è questa. Nel caso in cui voi abbiate sentito questa persona più distante da voi, magari più fredda, la ragione è questa. Nel caso in cui questa persona, per esempio, vi abbia parlato di avere appunto problemi economici, problemi professionali, problemi di altro genere, in realtà la verità è un'altra qui. Quindi questa persona ha riflettuto sull'allontanarsi da voi. L'8 di coppe, come tutte le carte di grado 8, ci parla però anche di rimorsi, rimpianti, sensi di colpa. Quindi questa persona sapeva di non essersi comportata bene né con voi né con l'altra donna. Quindi non ha vissuto emotivamente bene il fatto di avere due persone. Non è stato in grado di gestire entrambe le situazioni. Il che non è necessariamente un lato negativo, attenzione ragazzi, perché evidentemente quest'uomo non è abbastanza scaltro o egoista dal voler gestire due situazioni contemporaneamente. Quindi comunque una persona che ci ha pensato, ci ha riflettuto, perché ha capito che stava agendo in maniera non corretta, in una modalità ovviamente eticamente non particolarmente pulita, ok? Quindi evidentemente quest'uomo non è il classico avventuriero, di cui è pieno sicuramente il mondo, che per esempio ha una compagna, vede una bella donna, tradisce la compagna. Non è questo il tipo di uomo, o almeno non con voi, o almeno non da quando ha conosciuto voi. Quindi per voi prova un sentimento, abbiamo coppe, ma anche per l'altra donna, ok? Quindi qui ci sono due presenze femminili, entrambe importanti. Quindi questa persona ha dovuto riflettere e ha cercato di allontanarsi, anche se solo momentaneamente, da una situazione, la vostra, che viveva, vi ripeto, con sensi di colpa, rimorsi, rimpianti anche, per evidentemente non essere in grado di scegliere voi,
per esempio, per dover rinunciare al vero amore. Quindi questa è sicuramente una persona che nel momento in cui smetta di farsi sentire, ragazzi, può essere anche per un paio di giorni, sappiate che la motivazione è che questa non è una persona scaltra, non è una persona egoista, non è il classico menefreghista che tradisce a destra e a manca, ma è una persona che si è fatta prendere da degli scrupoli e che quindi gli hanno comunque imposto un blocco, un fermo. Nel caso in cui voi non abbiate notato nulla di tutto ciò, nella sua mente però purtroppo c'è stata questa opzione, cioè quella di allontanarsi da voi. Vediamo a questo punto la carta del passato più recente, che può andare appunto dagli ultimi giorni, anche qualche ora fa, sino appunto a qualche massimo settimana fa. In questo caso abbiamo il 10 di coppe, questa persona è tornata all'ovile, cioè da voi, nel senso che dopo questo momento di spaesamento, ok, questa persona però ha capito che voi gli mancate troppo, perché il 10 di coppe ci parla di voglia di vedervi, voglia di incontrarvi, quindi potrebbe avervi proposto un incontro, potrebbe avervi voluto vedere. È una persona che in qualche modo vi ha cercato, vi ha fatto capire, o comunque ha pensato di farlo, appunto quanto voi contate per lui, perché voi contate tanto. Ragazzi, qui abbiamo un 10 di coppe che rappresenta il trionfo dell'amore. Quindi voi per questa persona siete, vedete, come questo arcobaleno. Siete la donna per eccellenza, siete la donna ideale, siete anche madre per i propri figli, cioè sareste la madre ideale. Quindi questa è una persona che comunque vi vede come la compagna giusta, la compagna ideale da avere al suo fianco, una donna che lui non riesce a dimenticare, quest'uomo non riesce a fare a meno di voi, quindi dopo un po' torna da voi. Nel caso in cui questa persona lo abbia già fatto, cioè nel caso in cui questa persona sia già sparita, tra virgolette, prestatemi il termine, da voi altre volte e poi ovviamente è ritornata per questo motivo, perché questa persona prova un sentimento per voi molto importante, è un 10 di coppe che ci rappresenta un sentimento forte, decisamente importante, e quindi questa persona potrebbe appunto aver voluto un incontro, avervi chiesto di appunto stare insieme, magari anche per qualche giorno. 10 di coppe in un ambiente magari anche casalingo, una sorta di focolare domestico, una sorta di tête-à-tête che però vi ha permesso di vivere dei momenti intensi, dei momenti in cui il vostro sentimento si è sentito, si è percepito. Cioè questa persona, 10 di coppe, ha pensato di chiudere un ciclo, quindi la negatività imposta sino ad ora da se stesso, e quindi un ciclo di ripensamenti, magari anche di dubbi, e iniziare un ciclo completamente nuovo con voi. Questa persona, quando vi guarda negli occhi, non so se ve l'ho mai detto, ve lo dico io, pensa a voi come a una casa, una famiglia, a un 10 di coppe. Guardate, qui abbiamo mamma, papà e bambini. Quindi questa è una persona che vi vede come la donna per eccellenza, la sua donna. Quindi è una persona che non potrà mai allontanarsi da voi. Poi chiaramente andremo a vedere bene il futuro, ma questa è una persona che comunque ha un sentimento troppo grande per voi. Vediamo a questo punto il presente. E qui abbiamo il 9 di spade. Questa è una persona veramente molto molto altalenante. 8 di coppe, 10 di coppe, 9 di spade. Un momento bene, un momento meno bene. Quindi un giorno molto positivo a questa persona, il giorno dopo un po' meno. Il 9 di spade ci parla di paure, ci parla di apprensioni, ci parla di ansie. Vedete, ci parla di una persona che riposa anche poco. Guardate, questa ragazza è obiettivamente su un giaciglio, su un letto, ma pare non riuscire veramente a riposare, perché appunto dal letto fuoriescono tutte queste spade che rappresentano un po' i pensieri, perché le spade rappresentano ovviamente i pensieri tra appunto i 4 elementi. Quindi dei pensieri però come? Mamma mia, fortemente pessimistici. Cioè questa persona, quando pensa a voi, pensa all'amore, 10 di coppe.
quindi è la donna per eccellenza, la donna ideale, la donna alla quale lui non riesce a rinunciare, ma gli tornano ovviamente in mente che cosa? 8 di coppe, vi ricordate? Quei sensi di colpa, quei rimorsi, quei rimpianti. Questa è una persona che, nonostante possa magari mostrare una maschera di forza, energia, in realtà è una persona molto fragile, perché il 9 di spade ci parla di fragilità interiore, che avevamo anche già dedotto, ragazzi, comunque dall'8 di coppe, cioè una persona che fa fatica non solo a decidere, ma anche a vivere le situazioni con leggerezza. Vi ripeto, questo può essere sicuramente, diciamo, un lato positivo di questa persona, perché vi ripeto, non è il classico menefreghista che comunque vive le situazioni in base ai propri impulsi. Quindi, ovviamente è una persona comunque che ha dei principi morali, cerca di seguirli, ma ovviamente poi non può fare a meno di quello che è il sentimento più potente, ragazzi, che è l'amore. Non è solo desiderio fisico, perché qui abbiamo carte di coppe. Quindi questa persona in realtà, di fronte a un amore, a un sentimento che sente bruciante dentro di sé, per una donna che non è la sua compagna, è chiaro che prova molto disagio. Questo disagio si tramuta in preoccupazioni, ansie, cattivi pensieri. Quindi abbiamo 9 di spade. Una persona che si sente anche molto spesso stanca fisicamente. Quindi è una persona che può attraversare anche dei momenti di malessere psicofisico, ma che in realtà possono rappresentare delle patologie psicosomatiche. Quindi un veicolo che un'interiorità, diciamo, castrata e comunque particolarmente in subbuglio trova per poter in qualche modo appunto emergere, e di conseguenza sta male la mente, sta male anche il corpo. Quindi purtroppo questa persona molto spesso ha dei momenti di buio, ma vi ripeto, non perché è una persona che ha delle problematiche realistiche, perché il 9 di spade, esattamente come l'8 di spade, ci parlano comunque di situazioni autolimitanti che l'individuo si impone in qualche modo per castrare i suoi desideri, i suoi impulsi, cosa che ovviamente poi fa vivere male questa persona, ma lo fa in nome di principi che lui non si sente ancora ad oggi di calpestare, che lui crede che andrebbe a calpestare, cioè lasciare la compagna ufficiale. Quindi in questo caso questa è una persona che nel passato e soprattutto nel presente non ha intenzione di lasciare la compagna ufficiale. Attenzione ragazzi, nel caso in cui vi abbia giurato e spergiurato di pensarci, non è vero. Questa è una persona che prova un sentimento enorme per voi, non riesce a rinunciare a voi, non ce la fa, ma non riesce neanche a lasciare l'altra persona, perché è una persona, vedete, che si fa prendere da tante ansie, da tante preoccupazioni che lui stesso si crea. Non è un 7 di spade. 7 di spade o il 5 di spade ci parla di obiettivamente ostacoli importanti, reali, esistenti. Con questo non voglio dirvi che è un folle, non è un pazzo. Però è chiaro che è una persona che ha un'interiorità poco equilibrata. Per cui è chiaro che in alcuni momenti si fa prendere appunto dal timore. Timore di cosa? Del futuro. Timore di una decisione, timore di una scelta definitiva che questa persona fa fatica a fare, e quindi potrebbe alternare momenti di allontanamento. Quindi nel presente, perché questa è la posizione nel presente, potreste magari notare questa persona di nuovo distante o comunque di nuovo più fredda. Ecco, la motivazione è sempre la stessa, quindi delle paure che portano questa persona anche a non star bene da un punto di vista psicofisico. D'accordo? Vediamo il vostro comportamento, come vi state comportando voi. Il 6 di coppe, ma ragazzi, in maniera assolutamente dolce. Guardate qui, questi due giovani che appunto si stanno scambiando appunto questa coppa. È chiaro che rappresentano il futuro, rappresenta il passato, quindi voi in qualche modo avete dato tanto a questa persona, state dando tuttora tanto. Le carte di grado 6 rappresentano
la generosità, lo scambio equo. Quindi voi state dando tanto a questa persona vi regala un sorriso e voi gliene regalate anche 2. Questa persona vi fa sentire la sua vicinanza e voi fate lo stesso. Cioè, voi siete veramente anche coinvolte, perché qui abbiamo un 6 di coppe, quindi di nuovo amore, questa volta da parte vostra. Quindi voi siete prese da questa persona, provate un sentimento pulito, reale, perché parliamo di un 6 di coppe. Quindi questa è una persona, tra l'altro anche fortunata ad aver incontrato voi, perché lo stesso sentimento che voi avevate appunto nel passato è lo stesso che c'è nel presente e che voi avete tutta l'intenzione di mantenere appunto in auge anche in futuro. Quindi in realtà il contenuto di questa coppa è il medesimo nel passato, nel presente e ovviamente si spera anche nel futuro. Cioè voi volete assolutamente continuare questo rapporto e siete felici del fatto che questa persona possa essere per esempio tornata da voi o ci sia stato un momento positivo, quello identificato da questo 10 di coppe. Cioè dal vostro punto di vista, ragazzi, il fatto che questa persona sia ancora così presente nella vostra vita e ovviamente diciamo anche nel vostro cuore vi rallegra l'anima, vi fa stare bene e vi fa anche ripensare a delle situazioni del passato, 6 di coppe, in maniera molto dolce, molto tenera. È come se nel momento in cui questa persona torni da voi riusciate a cancellare tutta la negatività che c'è stata. Cioè voi riuscite a perdonare tanto. Le carte di coppe ci parlano in particolar modo dei segni d'acqua, in particolar modo del segno del cancro, che è un segno buono, che è un segno comunque umorale, certamente, ha ovviamente anche le sue asperità caratteriali, ma è un segno empatico, un segno comprensivo ed è un segno che torna spesso nel passato. Quindi voi veramente state cercando di alleggerire anche le difficoltà che potreste avere nel presente, facendovi forza, ricordando magari anche i primi momenti in cui vi siete conosciuti, in cui vi siete incontrati. C'è comunque questo tentativo veramente molto bello e secondo me anche molto onorevole da parte vostra di non far sentire questa persona abbandonata anche nei suoi momenti di difficoltà, anche nel momento in cui questa persona comunque si allontana da voi. Quindi c'è veramente un sentimento puro e pulito nel vostro cuore. Il 6 di coppe però ci parla anche di scelta, cioè voi vorreste una scelta da parte di questa persona, perché il 6 di coppe, come ovviamente tutti gli arcani minori, ci riporta a un corrispettivo arcano maggiore da un punto di vista numerologico. Il sesto arcano maggiore è la carta degli amanti, che rappresentano la scelta per eccellenza. Quindi è chiaro che dal vostro punto di vista potrebbe essere già arrivato il momento di una scelta da parte di questa persona, ma avete notato che questa persona fa fatica e quindi, come tipico del 6 di coppe, state portando tanta pazienza. State cercando di comprendere anche ciò che va e ciò che non va nella vita di questa persona. Vi ripeto, non facendola sentire mai fondamentalmente sola. Questo ovviamente piace a questa persona, perché il 6 di coppe ci parla di dolcezza, di tenerezza, di un passato che ritorna volentieri nella sua vita. Quindi questa è una persona che vi vede come un elemento importante e anche lui si sente legato a voi, come in passato, come lo è ora in momento presente, come lo sarà anche in futuro. Cioè il vostro comportamento, un 6 di coppe, attira l'altra persona, perché l'altra persona si sente coccolata, amata, rispettata, teneramente desiderata da voi. Quindi in realtà voi date a questa persona le sicurezze di cui lui ha bisogno. Quindi è chiaro che in realtà il vostro è un comportamento eccellente per lui, ai suoi occhi, ma anche ovviamente agli occhi di chiunque, perché vi ripeto, siete una persona molto buona e molto comprensiva. Questa posizione, entrambe le carte, rappresentano gli ostacoli, quindi tutto ciò che in qualche modo blocca l'evoluzione
della situazione fra di voi. Qui abbiamo l'imperatrice e abbiamo il 6 di pentacoli. Quest'uomo deve a questa donna in particolar modo qualcosa da un punto di vista economico. Il 6 di pentacoli rappresenta, come vi dicevo appunto con il 6 di coppe, uno scambio equo. Quindi questa persona deve a questa donna o del denaro, perché l'imperatrice chiaramente rappresenta l'altra donna. Voi sapete che in tarologia gli arcani maggiori in particolare e le carte di corte hanno un ruolo ben preciso. Quindi la papessa è la consultante, l'imperatrice è l'altra donna, in particolar modo in una stesa del genere. Dunque lui deve a questa donna, quindi alla compagna ufficiale, del denaro, perché parliamo di pentacoli, o comunque degli aiuti pratici, concreti. Di solito, parlando di denaro, è chiaro che si sta parlando di aiuti economico-finanziari, ovviamente, quindi denaro prestato, o comunque un supporto economico che questa donna ha garantito a quest'uomo e che probabilmente gli garantisce ancora nel presente. Quindi, allora, o lei, la compagna ufficiale, è una donna benestante di famiglia, oppure è lei che, per esempio, tra i due ha il guadagno maggiore mensile a livello professionale, può essere, oppure è lei che gestisce il patrimonio familiare, nel caso in cui, per esempio, siano sposati o convivano. Di conseguenza, che cosa succede? Che lui si sente appunto in dovere di ringraziare, tra virgolette, questa donna, mettendo da parte i suoi reali sentimenti che invece sono per voi. Cioè, ora capisco tutte queste carte di autolimitazione, di castrazione. Questa persona rinuncia ai propri sentimenti e quindi a volte si allontana da voi perché sente di dovere tanto a questa donna. Nel caso in cui voi non ne siate ovviamente a conoscenza, perché non è detto che vi abbia riferito tutto, vi assicuro che questa donna a livello proprio concreto, ragazzi, pratico, monetario, ha dato tanto al loro rapporto. Potrebbe anche semplicemente avergli prestato del denaro per acquistare una macchina. È un esempio banale, ma oppure addirittura una casa. Cioè, per esempio, la casa in cui vivono non è di lui, ma è di lei, oppure in realtà l'ha pagata lei, pur magari avendola intestata lui. Sono degli esempi, però per farvi comprendere che in realtà quest'uomo non è legato da un asso di coppe, ragazzi, non c'è l'asso di coppe. Mi sarebbe comunque sembrato strano, perché avendo voi, è chiaro che non ci può essere per logica un grande amore con la compagna ufficiale, ma di fatto appunto ci viene confermato che non è legato a questa donna, ma neanche dall'erotismo, dal 6 di denari, quindi dal doverle restituire qualcosa che lei ha dato. Vi faccio un esempio: una mia cliente che appunto è legata ad un uomo impegnato che ha attraversato dei momenti professionali molto pesanti, in cui ovviamente è inclusa anche una lunga disoccupazione. Durante tutto il periodo della disoccupazione è stata la compagna ufficiale ad aiutarlo, a supportarlo e a permettergli comunque una vita decorosa. Di conseguenza quest'uomo si sente tuttora in dovere di dover in qualche modo restituire tutto il denaro che lei gli ha prestato nel lungo periodo di disoccupazione. Quindi lui continua a rimanere comunque ad oggi ancora legato a questa donna finché non avrà restituito tutto ciò che lei gli ha prestato. E quindi ovviamente a volte mette da parte la mia cliente. Quindi questo è un esempio, ma vi posso assicurare, ragazzi, che ci sono tantissime situazioni di questo genere, tantissime. Quindi vi ripeto, questa non mi sembra la stesa di un uomo, vi ripeto, egoista, di un uomo scaltro, di un uomo furbo, del classico avventuriero senza scrupoli. Anzi, ve l'ho detto con questo 8 di coppe, quest'uomo mi sembra un uomo che sa comunque guardarsi dentro, che comunque prova dei sensi di colpa, che prova comunque dei rimorsi, proprio perché sa che evidentemente, ecco qua, questa donna lo ha aiutato tanto e quindi tradendola si sente ovviamente di comportarsi in maniera assolutamente bieca. Ecco perché in questo caso potreste, vi ripeto, vedere quest'uomo molto spesso altalenante nei vostri
confronti. Qui abbiamo visto un 8 di coppe, poi abbiamo visto un 10 di coppe, adesso ancora un 9 di spade. Quindi questa è una persona che ovviamente sente di dovere tanto a questa donna, perché questa donna in un determinato momento della sua vita, o anche ovviamente sino ad ora, gli ha dato veramente tanto. Di conseguenza in questo momento ecco perché non si sente ancora di poter prendere una decisione, perché in realtà prova dei grossi rimorsi nei confronti di questa donna, perché sa che comunque mentre lei ha dato tanto a lui in qualche modo ovviamente non le è stato fedele, anche nel caso in cui ovviamente, come in questo caso, lui sia particolarmente innamorato di voi, però è ovvio che comunque sia, è pur sempre un tradimento e di conseguenza è chiaro che lui la vive male questa situazione, ma la vive male proprio perché chiaramente questa situazione sta diventando pesante per lui, proprio perché obiettivamente sente in questo momento di doverle ancora tanto, d'accordo? Quindi obiettivamente ragazzi, questa persona nel momento presente, come vi ho detto poco fa, è molto difficile che possa decidere di lasciare la compagna ufficiale, anzi direi quasi impossibile in questo momento. Parliamo del presente ragazzi, poi nel futuro può accadere tutto, però in questo momento si sente di doverle veramente tanto, si sente in debito nei confronti di questa donna. In realtà potrebbe proprio avere un debito con questa donna o magari anche con la famiglia di questa donna. Per esempio potrebbe aver ricevuto un prestito, un aiuto importante, per esempio da un suocero. Ok? Allora, in questa posizione vediamo un po' che cosa lui dovrebbe fare e che invece non fa. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 4 di bastoni. Allora, approfondire ovviamente una delle due storie. Come vi dicevo all'inizio, le carte di grado 4 rappresentano comunque appunto una storia solida, scegliendo, decidendo per una rispetto che l'altra, dedicandosi ovviamente in maniera univoca ad una delle due storie e quindi creandosi la famiglia che lui vuole, ma quella che lui vuole veramente. Ragazzi, parliamo di bastoni, quindi qui c'è una componente fisica importante, quindi è chiaro che il consiglio che ovviamente viene dato, in questo caso ovviamente a lui, che magari non può sentirci in questa stesa, ma per far capire anche a voi quale sarebbe il percorso più corretto e più giusto, quello di scegliere, decidere, perché il 4 di bastone arriva da un 3 di bastoni che rappresenta un'evoluzione, quindi una scelta, un punto di svolta, e quindi ovviamente mettere radici, bastoni, in una delle due storie, accantonando l'altra. Ma questo non per una ovviamente condizione morale ottimale, qui non si sta facendo della morale, qui si sta semplicemente ovviamente consigliando quello che sarebbe evidentemente il percorso migliore, che potrebbe essere il percorso migliore per ovviamente creare un clima di equilibrio con voi o con l'altra compagna, perché in accezione negativa il 4 di bastoni ci parla di disequilibrio, ci parla di momenti di fermo, come vi dicevo prima, momenti poi di riappacificazione, di nuovo rivedersi, stare insieme, poi di nuovo sparire. Quindi non sono situazioni equilibrate. Invece il 4 di bastoni ci parla proprio di situazioni che potrebbero in qualche modo andare a riequilibrarsi, ma nel momento in cui questa persona decida per una delle due. Non abbiamo più una carta di grado 8, ma 4. Quindi una delle due. Deve prendere in mano una delle due situazioni, scegliere, decidere, viversi quella, senza poi ovviamente in qualche modo altre vie di fuga. È chiaro che in questo caso qui parliamo di un 4 di bastoni, quindi la storia che dal suo punto di vista è maggiormente importante da un punto di vista sentimentale e soprattutto fisico. Perché evidentemente questa persona non è attratta dalla compagna ufficiale. Ve l'ho detto, qui non abbiamo carte di erotismo nei suoi confronti, nei confronti dell'imperatrice.
abbiamo un senso del dovere, ma niente di più. Di conseguenza è chiaro che questa persona dovrebbe optare per la vostra storia, la storia nella quale lui si sentirebbe più appagato e felice, perché è una storia, bastoni, che lo fa stare bene, che lo fa godere, lo fa sentire appagato, perché quest'uomo non è appagato neanche da un punto di vista fisico ed erotico. Vediamo però che cosa ha nel cuore quest'uomo, che cosa obiettivamente vorrebbe fare. Paggio di coppe. Allora, innanzitutto vi vuole sentire, quindi aspettatevi sicuramente appunto un messaggio, comunque una telefonata da parte di questa persona. Quindi questa persona vi vuole chiamare, vi vuole sentire, vuole anche vedervi, paggio di coppe. Aspettatevi anche un messaggio, perché no, magari anche romantico, perché solitamente i paggi rappresentano comunque un tentativo dolce e tenero di avvicinamento. Quindi aspettatevi comunque un messaggio, aspettatevi anche un invito, magari anche semplicemente una telefonata, in cui questa persona vi farà capire che vi vuole, che siete un elemento molto importante nella sua vita e che quando non vi vede o non vi sente, voi gli mancate, perché il pensiero c'è il paggio di coppe. Quindi questa persona vuole vedervi, vuole stare con voi e ve lo vuole dimostrare, o comunque ve lo vuole semplicemente dire. Quindi vi ripeto, vuole scrivervi o vuole comunque vedervi o contattarvi. Quindi aspettatevi a breve un messaggio, una telefonata, comunque un contatto da parte di questa persona. Perché in questo momento questa persona ha proprio voglia di vedervi e di risentirvi. Quindi state assolutamente tranquille ragazze, perché obiettivamente in questo caso non dovete temere una forma di allontanamento, perché con il paggio in realtà soprattutto di coppe questa persona prova dei sentimenti che vi vuole esplicitare, quindi vuole parlarvi di quello che prova per voi. Quindi sicuramente è un momento molto bello e importante che questa persona sta aspettando di poter vivere con voi. Tra l'altro le tempistiche del paggio sono molto rapide, in particolar modo paggio di coppe, proprio perché rappresenta al massimo qualche giorno o qualche settimana, ma questa persona vi vuole vedere, vi vuole scrivere, quindi ha già in mente anche cosa dirvi. I paggi rappresentano però anche un po' una sorta di timore adolescenziale nei confronti di un sentimento, quindi questa persona potrebbe per esempio scrivervi un messaggio e poi cancellarlo, poi scriverlo, cancellarlo, scriverlo e cancellarlo, perché questa persona in qualche modo teme a volte anche o di correre troppo o di correre troppo poco, cioè ha paura di perdervi, che è ovviamente uno dei sentimenti tipici dei paggi, che sono i sentimenti tipici degli adolescenti, quindi che si innamorano per la prima volta. Quindi in realtà questa persona nei vostri confronti si sente un po' come alla prima cotta. Ve l'ho detto anche all'inizio con questo 10 di coppe, questa persona sente che quello che prova per voi non l'ha mai provato prima d'ora. Ecco perché se ne sente spiazzato, ecco perché tutti questi momenti di crisi, ansie, preoccupazioni, sensi di colpa, perché questa persona si sente innamorata di voi e di conseguenza ormai è anche consapevole del fatto che non può più fare a meno di voi e che quindi ha voglia di vedervi e di scrivervi. È un po' alla prima cotta questa persona con voi, che, vi ripeto, è una, diciamo, situazione anche positiva del vostro rapporto, però è chiaro che non è un re, quindi ragazzi dovete aspettarvi anche dei piccoli passi falsi, delle defiance, degli errori da parte di questa persona, perché vi ripeto, non è una persona furba, machiavellica, calcolatrice, è una persona che obiettivamente si trova di fronte a un sentimento che non pensava avrebbe mai provato, ok? Quindi sta facendo fatica, ma vi vuole vedere. Allora, in questa posizione abbiamo appunto l'ambiente lavorativo e professionale. Quindi quanto l'ambiente professionale o comunque le problematiche professionali possono interferire nella vostra storia, o comunque anche semplicemente nel vostro vedervi. E qui abbiamo la papessa, assolutamente no. Allora, come vi ho detto all'inizio, nel caso in cui voi a volte vediate questa persona particolarmente a disagio, comunque turbata o
notate che questa persona sembra allontanarsi da voi, non è per problematiche appunto realistiche, ma come vi dicevo appunto prima, è una situazione dovuta a delle paure che ha questa persona. Quindi da un punto di vista professionale abbiamo la papessa, cioè la situazione non è così tragica, diciamo, come a volte lui può paventarvela o comunque come voi potreste immaginare, perché in realtà la papessa ci parla comunque sì di situazioni che possono obiettivamente essere lunghe, ok? Anche a livello proprio di tempo, di tempistiche, per quanto riguarda la realizzazione. Quindi questa potrebbe essere una persona che non ha fatto una carriera particolarmente sfolgorante e rapida, potrebbe essere una persona che per affermarsi necessita di tempo, però obiettivamente poi arriva al risultato, perché la papessa rappresenta comunque il successo, anche se ovviamente ottenuto con una certa lentezza, ok? Quindi non mi sembra una persona particolarmente in questo momento problematica da un punto di vista economico-finanziario, ma abbiamo visto che comunque l'imperatrice ci mette del suo, o anche semplicemente la famiglia di lei, quindi non mi sembra che questa persona abbia tutte queste grosse difficoltà. Attenzione però ragazzi, perché la papessa in ambito professionale, e la papessa in generale, rappresenta dei segreti che vengono taciuti. Quindi, obiettivamente, potrebbe esserci qualcuno, qualche collega, datore di lavoro, che potrebbe sapere di voi, nel caso soprattutto in cui voi siate colleghi, ma sta mantenendo il silenzio e lui ha chiesto a questa persona o a queste persone di mantenere il riservo sulla vostra storia, perché rappresenta proprio il, diciamo, conoscere, l'essere a conoscenza di determinati segreti che però non si esplicitano in questo momento. Quindi in realtà questa persona potrebbe anche semplicemente essersi confidata con qualcuno in particolare del suo ambito professionale, ma potrebbe aver chiesto ovviamente il riservo. È chiaro che però fidarsi ovviamente di una terza persona in una situazione del genere potrebbe diventare rischioso. Di conseguenza è ovvio che la papessa ci parla di attenzione, prudenza e discrezione, quindi mi raccomando, nel caso in cui voi non vogliate assolutamente che qualcuno venga a scoprire, magari perché proprio lavorate nello stesso ambiente, cercate di essere più prudenti possibili, perché qui qualcuno potrebbe aver notato qualcosa. Però vi ripeto, non è l'ambito professionale che in questo preciso momento vi sta creando delle difficoltà o degli ostacoli. In questa posizione, in questa carta, abbiamo invece l'ambito familiare, quindi amici e parenti stretti ovviamente, se e come possono in qualche modo intralciare la vostra storia. Qui abbiamo la carta del matto. Allora, anche in questo caso diciamo che non ci sono dei particolari, diciamo, ostacoli, quindi anche nel caso in cui per esempio questa sia una persona sposata con figli e per esempio si debba occupare dei suoi stessi figli, non è una condizione che in qualche modo vi possa così mettere i bastoni fra le ruote. È vero che è la carta del matto, quindi potrebbero a volte insorgere anche dei piccoli ostacoli momentanei, cioè vi faccio un esempio: voi decidete di vedervi in un tal giorno ad una determinata ora e per esempio uno dei figli si ammala oppure deve portare uno dei due per esempio a scuola di danza piuttosto che a calcio, ok? Sono degli esempi banali, ma per farvi capire che obiettivamente ci potrebbero essere dei piccoli ostacoli, però ragazzi niente di significativo, perché comunque parliamo del matto, quindi delle piccole nuvole passeggere che poi però ovviamente con un po' di tenacia e di furbizia e intelligenza che è tipica del matto, appunto, sicuramente la situazione va a risolversi. Perché vi ho citato i figli? Perché generalmente il matto rappresenta comunque un individuo piccolo a livello anagrafico, quindi potrebbe avere un figlio. Il matto non ci dà un'indicazione particolare da un punto di vista appunto del genere, cioè potrebbe essere sia un maschio che una femmina questo figlio o questa figlia, potrebbe anche averne più di uno, però in particolar modo anche nel caso in cui ne abbia più di uno ce n'è uno
che ovviamente merita più attenzioni rispetto per esempio agli altri, magari perché è molto piccolo o perché è problematico. Quindi è chiaro che la presenza di questo figlio potrebbe a volte, vi ripeto, creare delle difficoltà, delle problematiche, ma vi ripeto, sono semplicemente delle difficoltà assolutamente passeggere e momentanee, cioè niente di drammatico o che non si possa risolvere, d'accordo? Quindi sono situazioni comunque molto tranquille, che ovviamente richiedono magari un po' più di attenzione, un po' più di tenacia, di energia, però obiettivamente poi le situazioni vanno a risolvere. E di conseguenza ecco perché appunto il matto, quindi l'imprevedibilità, cioè potrebbe questa persona magari proporvi di uscire o chiamarvi o messaggiarvi in momenti assolutamente inconsueti, ma questo perché? Perché questa persona evidentemente ha quel momento libero, quel momento disponibile per potervi vedere e o chiamare. Quindi ecco perché la vostra storia è particolarmente imprevedibile, perché potrebbero esserci, diciamo, delle problematiche familiari di cui questa persona si deve occupare, in particolar modo un figlio nel caso in cui ne abbiano, che obiettivamente impone di mettere a volte da parte il vedervi, il sentirvi, per ovviamente dirottare in qualche modo l'incontro ad altra data da destinarsi. D'accordo? Quindi è una storia resa appunto un po' ballerina dalla presenza di una, diciamo in particolar modo, persona, un elemento familiare, ovviamente un figlio di enorme importanza, ci mancherebbe, ma che per quanto riguarda la vostra storia appunto può creare semplicemente dei piccoli ritardi, ma nulla di più. Quindi anche in ambito familiare come appunto in ambito professionale non ci sono tutte queste enormi difficoltà, quindi questa persona comunque può riuscire a ritagliarsi comunque del tempo, ok? Evidentemente però non in maniera equilibrata, perché il matto appunto ci parla di situazioni comunque non del tutto equilibrate, ma molto estemporanee, cioè quando questa persona ha tempo riesce subito a chiamarvi, altrimenti purtroppo deve ovviamente attendere e voi dovreste portare pazienza. Allora, queste tre posizioni rappresentano in particolar modo il futuro. Quindi in questa posizione abbiamo appunto il futuro più immediato, quindi tutto ciò che accadrà entro i prossimi giorni, entro le prossime settimane al massimo, quel qualcosa di inaspettato che vi accadrà nel momento in cui ovviamente il soggetto della stesa non andrà a cambiare nulla dei suoi comportamenti in riferimento alla vostra storia. Quindi nel momento in cui non agirà in maniera particolarmente importante, forte, decisiva, quindi nel momento in cui questa persona non andrà appunto a decidere, a scegliere definitivamente una delle due storie, vediamo un po' che cosa il karma vi regala. Allora, il Re di Pentacoli. Allora, sicuramente questa persona vi vuole vedere, ve l'ho detto con il paggio. Questa persona vi contatterà, Re, e lo farà anche, vi ripeto, in breve tempo, perché i Re rappresentano comunque una decisionalità veloce. Lo farà in modo concreto, Pentacoli, per potervi vedere, trascorrere del tempo assieme a voi. Parliamo di Pentacoli, questa persona è fortemente attratta da voi, quindi vuole vivere un momento eroticamente importante. Ovviamente però mi viene come Re di Pentacoli, quindi un uomo tendenzialmente ancora impegnato. Quindi ragazze, entro l'immediato futuro non vi aspettate che questa persona prenda grandi decisioni e che questa persona arrivi da voi completamente libera dicendovi ho lasciato tutto. No. Il Re di Pentacoli è un uomo impegnato che riesce in maniera molto furba e abile a gestire due relazioni contemporaneamente, come non è riuscito a fare in passato con quest'otto di coppe. Quindi è una persona che appunto nell'immediato futuro vi chiamerà, probabilmente anche quando magari meno ve lo aspettate, ve l'ho detto appunto con la carta del matto, e vi chiederà un incontro. Ovviamente
ci sarà un'organizzazione dietro a questo incontro che verrà chiaramente ben fatta. L'incontro sarà molto bello, parliamo di un re di denari, avrete modo di parlare poco, ma diciamo di appagare più che altro i vostri desideri, proprio perché parliamo di un re di pentacoli. Quindi questo nell'immediato futuro. Sarà una richiesta di invito in un momento in cui probabilmente voi non ve lo aspettereste, ma ve l'ho detto con la carta del mato, che questa è una persona completamente inaspettata e imprevedibile e vi vuole vedere veramente, perché ha voglia di stare con voi, ha voglia di godere più che altro della vostra presenza e del vostro rapporto. Parliamo di re di pentacoli, d'accordo? Quindi aspettatevi una bella sorpresa, perché appunto parlando di pentacoli possiamo parlare anche di doni, non solo di sorprese, potrebbe anche portarvi per esempio un regalo, un pensiero, nel caso in cui per esempio possa essere il vostro compleanno. Quindi in realtà aspettatevi qualcosa di bello da parte di questa persona, qualcosa di concreto, un invito concreto che questa persona vi farà a breve, però vi ripeto, senza andare a stravolgere la sua situazione sentimentale. Mi raccomando, non pensate che questa persona nell'immediato futuro possa fare una cosa di questo genere, perché qui abbiamo un re di pentacoli, quindi vi ripeto, una persona ufficialmente impegnata e che quindi non ha per ora intenzione di disimpegnarsi, quindi di lasciare dall'altra parte, ok? Ma questa persona ha voglia di vedervi, quindi non è una persona in questo momento disposta ad aspettare ancora molto tempo prima di poter stare con voi. Questo assolutamente no. D'accordo? Questa posizione rappresenta gli aiuti esterni, quindi per esempio amici, colleghi, situazioni karmiche che possono appunto in qualche modo venire in aiuto alla consultante e al soggetto della stesa. Nel caso in cui appunto la carta sia particolarmente negativa non ci saranno aiuti, in questo caso è proprio il 5 di spade, quindi obiettivamente non ci saranno aiuti. Cioè chiaramente questa persona nel momento in cui appunto deciderà di vedervi e nel momento in cui deciderà di trascorrere del tempo con voi, lo farà ovviamente in base alle sue potenzialità e necessità del momento, a cui voi ovviamente risponderete in base alle vostre necessità e potenzialità del momento, ma ovviamente facendo riferimento unicamente alle proprie forze. Quindi tra l'altro 5 di spade ci parla sicuramente anche di dover, quindi la necessità di dover fare le cose con una certa attenzione. Ragazzi, cosa vi ho detto nell'ambito professionale con questa papessa? Qui c'è qualcuno che potrebbe sapere, perché la carta del 5 di spade ci riporta proprio ad una situazione di appunto nemici esterni da tenere in qualche modo sotto controllo. Quindi è chiaro che questa persona, vedete anche in questa carta, vedete, qui abbiamo appunto questo ostaggio che viene in qualche modo bendato, di conseguenza qui c'è qualcuno da zittire, quindi ci possono essere in qualche modo delle parole dette da parte di qualcuno in maniera un po' diciamo superficiale. Questa cosa colpirà molto il vostro uomo, per cui deciderà di tacitare alcune eventuali malelingue o pettegolezzi, perché qui potrebbe qualcuno, vi ripeto, dire la cosa sbagliata al momento sbagliato, fare la battuta sbagliata al momento sbagliato. Quindi è chiaro che qui non ci saranno aiuti, non arriveranno aiuti, anzi in qualche modo dovrete sia voi che lui cercare di sistemare il più possibile la situazione, contando ovviamente sulle vostre stesse forze e cercando ovviamente, vi ripeto, di far bene attenzione ad eventuali falsi amici, perché il 5 di spade ci parla proprio di questo, cioè questa persona deve ben capire chi sono amici e nemici, perché altrimenti ha parlato con la persona sbagliata o si è confidata con la persona sbagliata. Quindi mi raccomando ragazzi, prestate la debita attenzione a chiunque possa venire a conoscenza della vostra relazione. Quindi andrà fatto tutto in maniera assolutamente silente,
attenta e con prudenza e discrezione, perché appunto il 5 di spade ci parla proprio di silenzio. Quindi chiaramente purtroppo non potete contare e non potrete contare sull'aiuto di persone conniventi che comunque fanno il tifo, diciamo, per la vostra storia. Anzi, qui potrebbero esserci proprio dei falsi amici, quindi dei pettegoli, ok? Questa è una carta importante perché ovviamente è la 13ª carta e rappresenta la sentenza finale, quindi che cosa accadrà nel futuro tra voi e questa persona. E qui abbiamo il 9 di bastoni. Allora, sicuramente il vostro rapporto andrà avanti, 9 di bastoni. Andrà avanti in maniera appunto ovviamente molto sentita da parte di entrambi. È un rapporto, a mio avviso, essendo una carta di grado 9, che sta per arrivare ad una svolta, quindi siamo quasi al giro di boa, ma non ancora del tutto, perché è un 9 di bastoni, non è un 10. Quindi questa persona sarà vicina alla scelta e ad una presa di posizione. Ma il 9 di bastoni ci parla della necessità comunque di proteggersi da eventuali, ecco qua, nemici o comunque ostacoli che possono rallentare un po' la situazione. Perché il 9 di bastoni ci parla di successo, ci parla di riuscita, certo, assolutamente sì, ma ci parla anche però di quella diffidenza, del bisogno in qualche modo di proteggere la propria posizione e quello che si è ottenuto sino ad ora. Non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, il 9 di bastoni è rappresentato da una donna generalmente che si protegge dall'esterno e protegge tutto ciò che fa parte della sua vita, della sua quotidianità, quindi anche il suo amore, dall'appunto esterno attraverso una staccionata. In questo caso abbiamo questo giovane mago che in qualche modo si fa aiutare da altri maghi al suo servizio. Di conseguenza è chiaro che avrete la necessità di proteggere il vostro rapporto da ostacoli e pettegolezzi e male lingue. Io ve l'ho detto dall'inizio, quando ho visto questa papessa appunto per quanto riguarda l'ambito professionale, che potrebbero esserci proprio in quell'ambito degli elementi di rischio per quanto riguarda appunto dei pettegolezzi, comunque qualcuno che parla troppo e che evidentemente non sa farsi i fatti suoi, ok? Quindi ci sarà il successo, perché qui abbiamo il 9 di bastoni, ma dopo un duro lavoro, quindi ci sarà la necessità di fare ancora dei piccoli sacrifici. Ci sono ancora delle piccole attese, quindi mi raccomando, non perdete la calma e la pazienza e soprattutto prestate la debita attenzione, perché sicuramente il vostro progetto andrà a buon fine, ma per essere realizzato ci vuole innanzitutto del tempo e poi soprattutto, vi ripeto, attenzione. Rimanete, mi raccomando, focalizzati sui vostri obiettivi. Ok? Il 9 di bastoni ci parla proprio di chi ha lottato tanto. Io ve l'ho detto che comunque anche con questo 6 di coppe voi state lottando da tanto tempo per stare con questa persona e andrete avanti con persistenza, perché siete ormai quasi vicini alla meta, siete al raggiungimento dei propri obiettivi, ma manca ancora un po' per riuscire in qualche modo a raggiungerli definitivamente. Quindi sareste vicini al giro di boa, ma ovviamente non ancora del tutto. Quindi il 9 di bastoni è una carta di compimento, di successo però conseguito un po' con una certa lentezza, ok? Quindi ci saranno dei piccoli ritardi, ragazzi, che possono appunto rallentare questa storia, ma non è nulla di grave, ragazzi, non è una torre, non è un 7 di spade, non è un 5 di spade, quindi potete stare tranquilli, però chiaramente ci saranno dei piccoli ritardi, quindi anche dei momenti di attesa. Questo anche magari per quanto riguarda proprio il vedervi, quindi sì, ci sarà un incontro a breve, magari il successivo ovviamente sarà un po' più lontano nel tempo, quindi magari ci si dovrà organizzare un po' meglio. Quindi dei piccoli ritardi, però solo, ragazzi, dei rallentamenti, quindi lievi e superabili contrarietà, niente di difficile da superare. Quindi l'esito positivo c'è. È chiaro che ovviamente
bisogna attendere un po' di più, perché c'è il successo ma a lungo termine per quanto riguarda la questione, quindi necessiterà ancora di pazienza. Cioè, vi ripeto, la meta è quasi realizzata, siete quasi al pieno soddisfacimento dei vostri desideri. Il compimento è ormai prossimo. Si tratta solo di eliminare, gli ultimi piccoli ostacoli, perché la stabilità e la vittoria con il 9 di bastoni sono assicurate, ragazzi, assolutamente, ma non sono imminenti. Quindi necessiterà ancora prudenza, autocontrollo e molta saggezza. Ok? Inoltre il 9 di bastoni ci può parlare anche di spostamenti, quindi questa persona potrebbe doversi allontanare, dover partire, o voi ovviamente. I bastoni rappresentano i viaggi all'estero, quindi in qualche modo o lui o voi potreste spostarvi per esempio raggiungere o dei parenti, oppure nel caso in cui lavoriate appunto con l'estero o all'estero. Questo ovviamente può causare dei piccoli ritardi, degli allontanamenti, ma niente di drammatico. Ok? Quindi sono solo lievi contrattempi. Il successo con il 9 di bastoni è assolutamente assicurato. Bisogna soltanto avere ancora un po' di pazienza, vi ripeto, perché siete quasi arrivati al famoso giro di boa. Quindi la vostra storia prenderà una reale piega importante, assolutamente sì. Per quanto riguarda le tempistiche, vi ripeto, sono lente, ma il 9 di bastoni, come le carte appunto dal 7 al 10 di bastoni, rappresentano generalmente, per quanto riguarda appunto la periodizzazione, l'ultima decade del mese. Quindi vi faccio un esempio: nel caso in cui voi guardiate questo video i primi di dicembre, questi cambiamenti inizieranno comunque appunto a farsi vedere notevolmente e quindi inizierete a toccare con mano questo successo a partire dalla terza decade del mese di dicembre, quindi a fine dicembre, inizio gennaio, o comunque tra un mese, grosso modo 20-30 giorni al massimo. Quindi qui c'è sicuramente a breve un incontro, prima di tutto un contatto, vi ripeto, con questo fante di coppe, un'organizzazione pratica con questo appunto re di denari, quindi il vedersi, la necessità comunque di procedere con una certa cautela, tenendo ben d'occhio vari nemici, ed infine appunto dei cambiamenti che ci saranno molto importanti fra di voi, ma che ovviamente per essere realmente visibili bisognerà attendere un po', quindi grosso modo un mesetto. Però ragazzi, chiaramente tempistiche lente, ma non eccessivamente lente, quindi vi ripeto, inizierete a notare dei cambiamenti da parte di questa persona per quanto riguarda la visione del suo rapporto ufficiale e soprattutto il rapporto che questa persona ha con voi e come questa persona vorrà appunto poi gestire questo rapporto, e vi assicuro in maniera comunque molto diversa rispetto al passato, perché è un 9 di bastoni, quindi ci siete quasi a chiudere un ciclo ed iniziarne uno completamente nuovo. D'accordo ragazzi? Allora, è stata una stesa sicuramente molto dettagliata, come è tipico appunto delle stese a 13 carte del Palazzo degli Dei. Voi sapete come sempre che io ovviamente dopo un certo lasso di tempo rifaccio la stesa come ho fatto appunto precedentemente, di conseguenza andremo di nuovo a vedere un po' com'è la situazione e come sarà e come evolverà. D'accordo? Dunque, buon incontro e soprattutto buona fortuna.